Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Santa giornata in corso a tutti voi cari figlioli in ascolto di Radio Domina Nostra, nei cuori sacratissimi di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica prandiana, ecco, Santi e Caffè. Oggi è lunedì 12 gennaio e in Italia sono già le 13:18, quindi avrete probabilmente finito di pranzare o sarete già a pranzo. Naturalmente qui invece sono 4 ore di fuso orario in Brasile e quindi in pratica sono appena le 9:18. Ecco, la programmazione di Radio Domina Nostra lungo tutto il periodo in cui io starò fuori subisce pesanti variazioni, ma bisogna sapere avere il coraggio di fare delle scelte nella vita, e così ecco questo, io mi impegno come posso a mantenere i ritmi, ma potete vedere molto bene che questo non è possibile. Pazienza se calano gli ascolti, perché a lungo andare questo provocherà un calo d'ascolti, ma non fa niente, tanto c'è gente che vuole godersi solo la partita, il gioco, e non rimane al proprio posto, non si muove. Di questa gente noi non abbiamo motivo di fidarci, ecco. Quindi ieri, domenica 11 gennaio, festa della Santa Famiglia di Nazareth e anche del Bambino Gesù di Praga. Noi abbiamo vissuto un momento di grazia con pochissimi fedeli del piccolo resto brasiliano, per giunta di meno rispetto all'ultima volta che ero venuto nel febbraio 2022. Nel febbraio 2022 erano il triplo, eppure erano pochi anche allora. Ma questo a me personalmente non scoraggia, perché quelli che sono venuti all'incontro sono fedeli che credono profondamente in questo cammino. Ecco, il Cardinale Caffarra l'ha detto, si inizia da capo, del resto non si cuce un tessuto nuovo in un tessuto vecchio, non si mette un vino nuovo in otri vecchi. Questa è la pagina del Vangelo, e dunque non possiamo pensare, come inutilmente sperano gli Unacum, che la autoregolamentazione leoniana o leonina del cosiddetto Papa Leone XIV possa provvedere a risolvere le cose, anche perché sotto gli occhi di tutti che il fatto che addirittura non c'è neanche questo tentativo, ecco. Cioè, la situazione qui, ne parlavo con persone che saluto con grande affetto e che rivedrò oggi, un paio di loro le rivedrò oggi per la messa che celebrerò di San Paolo, fedeli. C'è un tale signore di 87 anni, pensate, il futuro, e sembra una battuta ma non lo è, il futuro passa attraverso uomini che poi lasciano un'eredità, una testimonianza preziosa, come il nostro amico Mario di San Paolo in Brasile, di 87 anni, era presente nel 2022, è tornato di nuovo, oggi avrò la gioia di rivederlo. È un filosofo poliglotta, parla persino il cinese lui, e poi ho conosciuto un docente universitario brasiliano di origini slave che insegna filosofia negli Stati Uniti d'America. Un'altra fedele, giovane con la mamma, che anche lei insegnante di varie lingue, laureata. Insomma, è una cosa questa che fa ben sperare. Noi siamo venuti a gettare il seme qui, ecco. Questo è il punto. E un po' mi sento in questo nel cammino che ha fatto San Massimiliano Maria Kolbe con quelli che mi accompagnano, fra Celestino, le sorine e i seminaristi, che cioè noi in Italia abbiamo una realtà assolutamente significativa, e infatti mi ha detto uno di questi fedeli del piccolo resto del Brasile: padre, guardi che la temono, padre, hanno paura della sua testimonianza. La prova del 9 è che in Italia per parlare di me si parla solo male, e del cammino del piccolo resto italiano che ha fatto raduni con migliaia di persone in periodi di grande prova, peraltro, al Palazzetto dello Sport di Monza, a Bologna, alla Fiera di Bologna, alla Fiera di Roma, ecco, alla Palazzetto dello Sport di Firenze, sempre riempiendo le sale, nessuno ne ha mai parlato. Questa è la prova del 9. Quante volte io ho detto che sarebbe opportuno uscire da questo comodo tentativo di farci passare per setta fanatica, e invece
esaminare le ragioni profonde che animano un popolo cattolico di migliaia di fedeli, non omologato, non omogeneo, cioè è abbastanza eterogeneo il piccolo resto. Ci sono fedeli gay, va bene, persone omosessuali, ci sono famiglie. È un fenomeno questo culturale che andrebbe esaminato con attenzione, come mi dicono qui, appunto parlando con queste persone di grande competenza che fanno parte del piccolo resto brasiliano, ma loro a distanza vedono dal Brasile, come mi diceva questa persona del piccolo resto, vedono chiaramente che c'è un progetto di occultamento del fenomeno culturale del piccolo resto per la paura che esploda. E quindi quando si parla, dicono loro, di Dominutella, se ne deve parlare male, se ne deve parlare in modo tale da demonizzarlo. Queste sono proprio le tipiche tattiche massoniche che riescono per la gente che casca come rana dentro la pentola ancora con l'acqua tiepida. Ecco. E allora questo progetto, noi che ce l'abbiamo in Italia, potevamo trastullarci con esso. Io ho un cammino molto serio che dal punto di vista, come ho detto sabato, umano non ha prospettiva. Io l'ho detto perché poi i nemici sono veramente dei farabutti, che Dio li perdoni, che Dio abbia pietà di loro. Avete visto, ha scritto che non ha prospettiva, gli date ancora soldi. Ma io ho precisato che non c'è prospettiva da un punto di vista umano, ma proprio per questo, era questo il messaggio che io sabato avevo lanciato, non c'è niente di più brutto quando volutamente ti equivocano, perché io sono di una chiarezza nel parlare che è inconfutabile quello che dico, ma proprio perché non c'è una prospettiva umana, io credo che Dio possa intervenire in qualunque momento. E così, come ho detto nei giorni scorsi, attraverso l'erutto spirituale, ne ho parlato ieri sera per il signor Cionci, che bene farebbe a chiudere il canale, a dedicarsi di nuovo alla lirica, ecco, o non so cos'altro, sarebbe meglio che il signor Cionci facesse un mea culpa dopo che io gli ho risposto ieri sera per le rime come merita, quel suo modo così banale, semplicemente banale di ridermi sopra mentre parlo sul discorso dell'eructavit cormeo verbo bonum. Io ieri gli ho risposto come merita, mostrando a tutti che è un incompetente superficiale mosso solamente dal risentimento e dall'odio, evidentemente con le spalle al muro, si rende conto che ha quelli che lo seguono, ma perché lui li tiene lì. Ma dove? Dove li tiene? Fino al 2036, per il forse Papa Francesco. Quest'uomo è capace di imbastire una novena attraverso Padre Santo Nocito per il forse Papa Francesco e Papa Leone. Questi sono i livelli del signor Cionci, che poi mi prende in giro affermando cose. Vi rinvio alla meditazione che ho fatta ieri sera al Padre Risponde, sulla quale adesso tornerò un momentino, con frasi date soldini al 2 volte gastroenterologo, roba da matti, lo ripete più volte, oltre l'immaginario c'è ben di più, roba da matti, lì a ridere, autore della teologia del reflusso. Mi congratulo con lei, signor Cionci, si diverta pure alle mie spalle, solamente che si ricordi che senza volerlo il Signore le ha tratto un dado molto doloroso per lei, perché io ho mostrato quanto lei sia rancoroso e soprattutto ignorante in materia. Soprattutto ignorante in materia. Ignorante significa che proprio lei non conosce la materia, perché lei o lei è ignorante o lei è blasfemo. Perché se lei avesse saputo quelle cose che io ieri sera ho dette per risponderle alla irrisione a cui mi sottopone lei e tutto il carro dei suoi seguaci, se lei sa le cose che ho dette ieri sera, dovrebbe sapere che l'erutto è addirittura attribuito persino a Dio Padre nei confronti della generazione del Verbo. Allora lei è blasfemo. Allora lei è blasfemo come minimo, se conosce queste cose, ma io presumo che lei è ignorante, non conosce la materia, è entrato in campo, se lo ricorda quando mi chiamava la mattina, il pomeriggio, la sera, per chiedere notizie. Padre, io vorrei fare questo, la teologia cosa succede? Perché non ha il coraggio di dirlo? Perché si rimangia questo? Se l'è scordato quanto tempo gli dedicavo?
Il codice Ratzinger l'ha scritto anche grazie a sottoscritto, ha avuto persino il coraggio di dire che ha fatto fama, io ho fatto fama grazie a lui. Vi rendete conto? Quando poi uno si trova gente così davanti, conviene lasciarli perdere. E se io intervengo non è per me, ma è perché la gente possa aprire gli occhi, e poi se ne vogliono andare a fare loro, ma almeno io davanti al Signore ieri sera sono andato a letto gioioso perché ho detto: Signore, io la mia parte l'ho fatta. Ancora una volta, non possono dire che non ho precisato, ho fatto tutta una riflessione intorno al termine del Salmo 44 versetto 2, commentato niente meno che da Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Basilio, padri della Chiesa, poi ho parlato della mistica cistercense, ho parlato di San Bernardo, ho parlato di San Tommaso d'Aquino. Poi chi vuole andare dietro agli ignoranti o ai blasfemi lo faccia pure, mica io posso impedirlo, ma almeno no, io ho spiegato le cose, perché hai i guastatori cionci che fanno lavoro per coinvolgere i fedeli del piccolo resto, e poi lui con eleganza, ma anche con elegante ignoranza, scende in campo, però le prende come merita. Ecco, e c'è una cosa che mi ha colpito quando lui dice: date i soldini. Ecco, per ora io, siccome tengo il polso della situazione, gli fa rabbia ai nemici, la giocano su questo, no? Date i soldini. Ma scusate, ma signor Cionci e cari miei detrattori, ma fatevene una ragione, santa pace. La gente volentieri offre la propria offerta per questo progetto, perché è un progetto a cui credono. Tutto qui. Che motivo c'è di arrabbiarsi? Ma io le vengo a fare i conti in tasca. Ho mai detto alla gente: perché date i soldi a quest'uomo qui che è giornalista e fa il teologo, fa il pontefice laico e il forse Papa Leone nel 2036? Cionci, guardate, veramente purtroppo per lui, da quando si è allontanato da me, non ha più saputo avere il bandolo della matassa, il grande reggente. Che fine ha fatto il grande reggente? Può darsi che è lui il grande reggente. I 20 cardinali che avrebbero legittimato l'elezione, ma dico, ma quest'uomo si approccia alla solenne santità del cammino della Chiesa con questa grottesca superficialità, il gran reggente. Questo è quello che ieri sera, peraltro, ripeto, avevo precisato, e lui è stato molto pesante quando, concludendo quei 3-4 minuti di superficiale e crassa riflessione, ha attribuito a me la frase quod Deus perdere vult dementat prius, cioè ciò che Dio vuole perdere prima lo fa impazzire. Quindi io per Cionci sarei perduto e pazzo. Ecco, io gli ho risposto: il riso agnoscitur fatus, cioè lo stolto si riconosce dal riso. Lei è un fatus, dottor Cionci, la sua prospettiva ecclesiale non merita di essere purtroppo seguita. Lei si stupiva in passato che ci fossero alcuni senza titolo accademico, quello di teologo, che si occupassero di teologia e facessero credere di avere le competenze. Mi sembra che lei sia cascato nella stessa trappola e fatua la sua prospettiva. Ci rifletta molto. Io so che per lei sono un motivo di biasimo, a lei l'ultima parola, naturalmente, ci mancherebbe altro, perché sempre lei deve dire l'ultima parola. Ma mi lasci tranquillo, cioè, si faccia la sua strada, ma lei ha superato il segno ieri, il 2 volte teologo del reflusso. In questo modo il titolo della trasmissione, oltre l'Armageddon, è la teologia del reflusso del 2 volte gastroenterologo. Questo è il livello che ha raggiunto Cionci, un livello infimo, basso, da cortile, proprio da cortile. Capito? Come i cortili, quelli dove ci stanno i palazzi e le madame litigano per chi stende i vestiti bagnati e gli gocciola giù. Rileggo il titolo del mi esimio dottor Andrea Cionci, oltre l'Armageddon e la teologia del reflusso del 2 volte gastroenterologo. E se ci avesse azzegato ancora, ma io ieri sera l'ho smontato come merita, dicendo: sei approssimativo, sei superficiale, sei un ignorante, non ne sai niente dell'ABC della teologia. Ecco, poi mi dispiace che ieri sera, tra l'altro, la trasmissione si sia conclusa. Cosa volete? Io sono a San Paolo, ancora in Brasile, sto per organizzarmi
ovviamente per altre tappe, miei cari figlioli, vedete che io di volta in volta vi rendo noto, quando posso faccio le dirette, quando non posso no, casomai qualche volta anche questa di Santi e Caffè posso registrarla quando sarò in viaggio, e vi chiedo di sostenermi tutti con la preghiera, perché è una missione, appunto, umanamente parlando, lo dicevo sabato, parlando anche delle mie locuzioni, una missione umanamente parlando senza prospettiva. Cosa intendevo dire? Perché i nemici equivocano sempre. Poi guardate a che livello sono i nemici, siccome i contenuti non li possono toccare perché sono limpidi e trasparenti, hanno postato l'hotel dove noi abbiamo fatto ieri l'incontro, c'è la piscina. Ora, santa pace, guardate il livello, c'è la piscina, no? A pian terreno, nell'hotel dove abbiamo fatto l'incontro, c'è la piscina. Perché c'è la piscina? Perché siamo in Brasile, è estate, qui è estate, io purtroppo non ho avuto il tempo, ma non escludo di poterlo fare, di andare a fare un tuffo in questa piscina. Perché no? È estate, anche Giovanni Paolo II aveva la piscina. Allora hanno postato e commentato perché ho preso l'hotel con la piscina dove fare l'incontro. Abbiamo fatto l'incontro lì in acqua. E questo non ho mostrato le immagini, va bene? Ditelo alla Madama di Ostia, la Madama di Ostia, questa donna ha il cuore cattivo, ci sono persone che vivono con la cattiveria, con la rabbia, probabilmente si salveranno l'anima perché magari il Signore tiene conto dei traumi che hanno avuto nella vita, chi lo sa che non sia questo, e probabilmente può essere così tante volte, però devono emendarsi. Perché questa è cattiveria, che significa squalificare l'incontro perché c'è la piscina. E noi piscina l'abbiamo fatto l'incontro, ci siamo messi tutti in costume, tutti in costume, e abbiamo preso un cocktail mentre facevamo l'incontro. Questo è il livello dei miei nemici, che non vanno mai sui contenuti. Mai sui contenuti. Per esempio a Cionci io farò un questionario di domande. Primo, che fine ha fatto il tema della Chiesa, Chiesa di Satana, che con la discepsio di Ticonio emerge come Chiesa, diciamo, gnostico-esoterica. Che fine ha fatto questa tematica? Perché non ne parla più il Cionci? Non gli torna utile? Ma che d'improvviso è morto Bergoglio ed è finita la Chiesa di Satana? Ma stiamo giocando a dadi, o a Monopoli, o a carte, a 4,37? Che fine ha fatto tutta questa tematica? Prima domanda. Seconda domanda, che legittimità giuridica e soprattutto in termini di conferma pratica ha la questione adesso archiviata del grande reggente? Terzo, come pensa di risolvere la questione circa l'elezione legittima di Papa Leone, come forse Papa Leone, alla luce del fatto che il conclave è seguito a quello del 2013 che era invalido e alla morte di Papa Benedetto XVI, per cui entro il 20 gennaio 2023 andava indetto il concilio e il conclave. Come spiega questa anomalia? Come la giustifica? Quarto, quali sono per lei le convenienze, al di là della sua ormai dimenticata convenienza o coerenza? Io ho scelto la via della coerenza, lui, Cionci, ha scelto la via della convenienza, perché dopo tutto il lavoro faticoso che ha fatto sul codice Ratzinger e per anni ha denunciato, no, la deriva gnostico-esoterica della falsa chiesa, adesso d'improvviso con Papa Leone cambia tutto. E che cosa c'è di diverso da Iunacum? Che cosa c'è di diverso da Luisella Scrosati, da La Nuova Bussola Quotidiana e Cascioli? Che cosa c'è di diverso dalla galassia del mondo che per un motivo o per un altro sta in combutta con la falsa chiesa? Nessuno. Allora si esibisca fino in fondo, chiusa parentesi. È stato bello l'incontro ieri, mi dispiace però anche, diceva, aiutateci con la preghiera, aiutatemi. Io dico non aiutateci al team che è con me, ma aiutatemi, perché io ho in mano il governo di quest'opera, ecco, e non posso rivelare tutto, ma abbiamo delle iniziative importanti che siamo... Non posso perché sono circondato, io sono circondato, cammino sul filo spinato. Vorrei rendervi partecipi, miei cari figlioli, che ci date una mano d'aiuto con i soldini che Cionci vi
invita a non darmi, vorrei rendervi noti, sappiate che io non sono qui a farmi la vacanza come i nemici disonesti e farabutti scrivono. Io la vacanza volentieri me la sarei fatta giù in Sicilia, giù, su, perché qui siamo giù noi. Che bello dire giù, perché uno c'è sempre giù in Sicilia, e che caspita, io la vacanza da qui, dall'emisfero australe, posso dire che la vacanza me la sarei fatta su, in Sicilia, ecco. Invece qui si sgobba, si fatica molto, miei cari figlioli. Avverto tutto il peso della responsabilità per quello che stiamo realizzando in queste settimane, in questo periodo qui in America Latina, e gettiamo il seme, vi stavo dicendo poco fa, quindi aiutate preghiera, e se potete, come volete, in barba a tutti i proclami balordi e banali di Cionci e di tutti i miei nemici, aiutateci attraverso la Fondazione Santa Mater per portare avanti, se potete, come volete, quest'opera che ora è opera appunto missionaria, è un'opera missionaria, quindi la preghiera, il sostegno economico dove potete e come potete, se ci credete. Questo è il banco di prova. Se credete anche solo sospettando che io sia qui a farmi le vacanze, lasciate perdere, non dovete sentirvi mai costretti. Se invece a questo cammino, per il quale adesso io sono in America Latina, perché dal Brasile adesso mi sposterò e sto portando avanti delle iniziative, stiamo mettendo delle basi, ecco, questo posso anche dirlo, stiamo piazzando delle basi per la prima volta, perché io fin qui sono venuto, però celebravo, era bello, e poi me ne andavo, vabbè, c'erano delle chat, eccetera. Adesso diventa una cosa un po' più ufficiale, non un po', diventa una cosa ufficiale. Quindi io mi muovo per creare le vere e proprie basi. Ecco, chi ci crede ci aiuta, chi non ci crede nessuno è obbligato. Sappiano i miei nemici che nessuno è obbligato, a nessuno viene messa la pistola sulla tempia, a nessuno viene chiesto il pizzo. Noi facciamo appello alla gente che crede a questo progetto, e perciò io so, e questo lo so, che c'è gente del piccolo resto che a questo progetto ci crede, e anzi, proprio vedendomi qui adesso in America Latina dopo mesi, io è da settembre che sono in giro per Italia, l'Europa, Romania, Ungheria, Polonia, poi sono tornato giù in Sicilia, le celebrazioni natalizie, e riparto subito. Cioè è una vita incredibile, e quando fanno vedere la piscina, poi Dio chiederà conto loro, e speriamo non prima. Guardate, funziona così, perché Fra Celestino, quando ha maledetto una volta, è stato equivocato quando ha detto quell'uomo lì è un uomo libero, Fra Celestino, e secondo me hanno più paura di lui che non di me i nemici, e dirò perché. Perché io sono un po' più a quarto, lui invece ha la semplicità e la leggerezza evangelica, che dice cose sacrosante che gli uomini non si vogliono sentir dire. Ve lo spiego io cosa intende dire Fra Celestino quando dice speriamo che gli venga un tumore, speriamo, è detto in maniera cruda, no? Perché un paio di volte l'ha detto, ma voglio spiegare che cosa significa. Dio non voglia che una persona malvagia, cattiva, che vive per fare il male agli altri, si goda la vita fino alla morte, no? È segno che Dio ha già stabilito che si debba perdere l'anima in inferno, capito? Invece il Signore agisce così, lo vediamo nelle vite degli uomini. Ho letto poco fa che c'è un noto, purtroppo non mi ricordo il nome, un noto economista, non so bene neanche che cosa fosse, ma è talmente famoso che non so che cosa faceva e come si chiama, che è in malattia terminale, ha una malattia terminale, e ha detto: ho riscoperto di essere cattolico, Dio lo vuole salvare. Questo voleva dire Fra Celestino, perché i nemici tremano sempre su questa cosa qui. Cioè, molte volte Dio, alcuni santi per esempio, hanno avuto patologie, una patologia per tutta la vita. Ieri citavamo San Bernardo di Chiaravale. San Bernardo per tutta la vita ha sofferto di stomaco, tutta la vita. I biografi raccontano che nei suoi viaggi missionari, lui si spostava in Europa, si portava appresso il bacile perché aveva conati di vomito. Doveva pur mangiare, perché quello è gioco forza, devi mangiare, non è che non puoi non mangiare, a meno che Dio non ti dia la grazia mistica. Ecco, mi dicono che il tale, che è Scott Adams, ecco, autore del fumetto Dilibert, ha annunciato la sua conversione al cristianesimo, c'è la foto della sua situazione, si vede proprio che è malato terminale, il titolo sul timone è ero scettico ma ora malato terminale divento cattolico. Vedete che ha ragione Fra Celestino, che Dio può mandare la malattia ed è un dono di grazia per quelli distratti che per tutta la vita si sono goduti la vita.
E soprattutto Dio ci prova con le persone malvagie dove vede uno spiraglio, ma Dio non sciupa le sue grazie, dove non vede spiraglio. Bisogna tornare a dirle queste cose qui. Ieri le persone del piccolo resto brasiliano dicevano: padre, la situazione, sanno che io andrò, non dico dove, ma si può capire, ma detto lì è meglio la situazione, è vero, perché io la conosco l'altra nazione dove ora andremo, è migliore. Ma ha detto, anche perché c'è, vabbè, qui invece i preti sono tutti comunisti. Ma perché poi invece però io quando passeggio la mattina per Avenida Paulista vedo centinaia di barboni? Sono comunisti a chiacchiera, giusto? Perché se fossero preti comunisti nel senso proprio evangelico del termine, non ci sarebbero questi poveri disgraziati abbandonati a se stessi come gli zombie, capito? L'aria condizionata fa i suoi effetti, no, ma teniamola accesa perché qui dico che qui fa molto caldo, fiori cari, fa molto caldo, ci sono tanti gradi e un tasso di umidità notevole, però San Paolo è una città cosmopolita, ma questa è un'altra storia. E quindi, dicevo, questi preti comunisti che invece fanno ideologia, questo mi hanno detto ieri, ho parlato a lungo con questi due amici del piccolo resto, figlioli del piccolo resto, è stato molto bello, oggi li incontrerò di nuovo, volentieri se Dio vorrà mi intratterrò con loro, perché è stato arricchente molto per me. Ecco, da quest'altra sponda dell'oceano sentire gente, quel signore lì anziano di 87 anni ha detto: padre, io mai ho avuto dubbi di questo cammino che lei porta avanti, perché è limpido, è logico, è trasparente, quello che lei dice è vero, e abbia pazienza perché la perseguitano, perché lei, padre, appunto grida la verità, dice la verità, anzi mi ha detto lei deve continuare a gridare. Quando lei grida si scuotono coloro che sono con la coscienza sporca, macchiata, coi compromessi, i negoziati, gli accordi sotto banco. Ma chi ha la coscienza libera, padre, chi ha la coscienza pulita, sussulta. Quando lei grida ci dà forza. Vediamo in lei il leone di Maria, perché lei gridando, ruggendo, ci dà forza. È come il ruggito del leone nella giungla, capito? Tutti gli animali zizziscono, persino gli uccelli del cielo. Mamma mia, quando il leone che dorme tutto il giorno. Io non so Allora, dovrei dire una cosa. A proposito del leone, vorrei dire una cosa. Questa leggenda del leone è una leggenda umana. Il leone è l'animale tra gli animali più pigri che esistano. Dorme tutto il giorno. Gli secca pure con la coda a scacciare le mosche. Se ne sta a dormire, la leonessa va a cacciare, gli porta il cibo, manco si alza per mangiarlo. Capito? Poi si accoppia, mette al mondo i cuccioli e poi se ne va per la sua strada. Però quando si alza con quella criniera bionda, ecco l'immaginario collettivo che vede nel leone, no? Quando si alza il leone, si mette lì in piedi, diciamo, e ruggisce. Lì si capisce perché è il re degli animali, perché gli uomini hanno consegnato al leone il titolo di re nel regno animale, e perché il leone nella leggenda, nella tradizione, a quanto pare ora pure nella Chiesa è così di moda, perché gli uomini l'hanno capito che è il re non semplicemente dal ruggito, che è qualcosa. Avete mai sentito il ruggito del leone? Cercatelo su internet. Leone ruggente, ruggisce. Ma gli uomini hanno notato nell'osservazione della realtà che quando il leone, questo colpisce l'immaginario, quando il leone ruggisce non si sente più nessun altro animale. Voi pensate a una foresta, le scimmie, i pappagalli, gli uccelli, i tucani, no? Tutti i rumori, i versi degli animali, le rane, che ne so, i guru, tutto, mettete tutti i rumori di una foresta. Appena il leone si alza e ruggisce, stanno tutti zitti, è un modo per dire che comanda lui. Capito? Ecco, allora, torniamo a quello che stavo dicendo, stiamo mettendo insieme tante cose, ma sapete cos'è, fiori cari? Ho astinenza, cioè io con voi mi trovo bene a parlare e siccome questa cosa mi pesa molto in poter fare le trasmissioni come sempre le faccio, metto tutto insieme. Non so che cosa stia venendo fuori. Stavo dicendo poc'anzi, passo di palo in frasca, che mi scuso con Giovanni dal Canada che ieri sera ha chiamato, ma poi è andata via la linea, abbiamo interrotto la diretta. Anzi, ricordo che sarebbe bello che adesso poteste chiamare, ma non chiamate al numero fisso, perché
che si paga un occhio della testa, voi e noi. Chiamate su WhatsApp e su Telegram quando ve lo dico io, come diceva, quando ve lo dico io, no? Ecco, Luca. Allora, torniamo a quello che stavo dicendo. Perciò questa missione è un po' somiglia, questa che stiamo portando avanti, un po' somiglia a quella che io l'ho paragonata a quella di San Massimiliano Maria Kolbe. Però sabato ho precisato, ecco che cosa intendevo dire che è senza prospettiva la nostra. Perché io per esempio potrei decidere di lasciare qui delle sorine o dei seminaristi. Se tu sei dentro il sistema, sei in qualche modo garantito. Poniamo che io mi presentassi al vescovo di Sao Paulo, qui in Brasile, chiedo udienza, così ha fatto San Massimiliano Maria Kolbe, che è andato dal vescovo di Nagasaki per accreditarsi. Io vado lì per accreditarmi, sono un prete cattolico siciliano, sono qui in missione col permesso dei superiori per aprire una fondazione. Il vescovo locale prende informazioni, vuole le credenziali, ci siamo? Vuole essere garantito che tutto è giusto. E poi dopo, pur in mezzo a molte fatiche, perché il vescovo di Nagasaki a San Massimiliano Maria Kolbe, questo ci può consolare, come prima casa diede una capanna, dove pioveva e mangiavano malissimo, dormivano male e dormivano male. È tutto raccontato da San Massimiliano Maria Kolbe. Questa volta datemi una sedia però meno paulista. Allora, invece noi a chi ci dobbiamo presentare? Non lo so, quello che è successo in questi giorni, siamo qui da venerdì a San Paolo, fra qualche ora, fra un paio d'ore terminerà la nostra permanenza dopo oggi a San Paolo in Brasile, e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, primo impegno, incontrato i pochissimi fedeli del piccolo resto cattolico di lingua brasiliana, abbiamo creato una base, abbiamo dispensato i sacramenti, non in unione con la falsa chiesa. Poi che cosa c'è stato? C'è stato Fra Celestino che ha salutato i barboni che gli chiedevano la benedizione per strada e ha parlato con delle persone. Sor Alessia e qualcun'altra hanno distribuito le medagliette miracolose, ma più di questo non ci è dato fare. Capite cosa intendo dire quando affermo che siamo senza prospettiva umana, ecclesiale, diciamo così, ecclesiale? Perché invece San Massimiliano Maria Kolbe, il vescovo, lo ha conosciuto, ha preso informazioni, ha detto va bene, e quello era lì in modo ufficiale. Ecco, noi non e questo è il segno dell'Apocalisse. Noi che siamo rimasti cattolici non possiamo avere alcuna garanzia ufficiale. Capite che tempi che viviamo? Gli eretici, gli apostati, gli ipocriti, sì. Capito? Perché se io facevo il ruffiano, il paraninfo, come fanno la maggior parte dei preti, anche qualche confratello vicino a me degli anni passati, io sarei potuto venire ora in Brasile a voi seminaristi, a voi sorine, vi davo tutte le garanzie di questo mondo, tutte le assicurazioni di questo mondo, ma a che prezzo? Il prezzo dell'apostasia. Il prezzo della complicità con gli eretici. E invece noi non lo accettiamo questo. E allora, ieri il signor Mario, con quello che ho parlato, parlavamo dell'esperienza, ci raccontava l'esperienza di Don Stefano Gobbi. Ecco, Stefano Gobbi è un sacerdote, anche lui missionario, che è venuto 10 volte a San Paolo, ma quello ha girato il mondo, girava il mondo. Io ho conosciuto uno dei suoi bracci destri, il suo segretario, che viaggiava spesso con lui, mi raccontava, a me in persona, mi raccontava che portava Don Stefano Gobbi con sé un cofanetto con non so quante compresse, pillole, perché era cardiopatico, ma non lo faceva mai pesare, perché sai, quando stai tante volte in aereo e poi c'è come si chiama, il fuso orario e quelle cose lì, dal caldo passi al freddo, in poco tempo di nuovo dal freddo al caldo, sai, se sei cardiopatico non è che non muori, però ti consumi e poi c'hai dolori, perché i cardiopatici devono stare attenti, come chiunque ha una patologia, a questi sbalzi continui, perché gli venivano sicuramente fitte, no? Al cuore, affaticamento, no? Pesantezza, quelle cose tipiche della cardiopatologia.
perché chi è cardiopatico non può tenere, però c'è la grazia di Stato che ci dicevamo ieri, e Don Stefano Gobbi è andato in tutto il mondo, però Don Stefano Gobbi dove andava? Veniva a San Paolo, se gli andava male 1000-1500 persone le incontrava, se gli andava male, perché quando gli andava bene potevano essere anche 3-4 mila persone, noi ne incontriamo 10, 5, 4, 3, perché non siamo nel sistema. Questo sistema garantista e autoregolamentato, che è quello del corpo mistico dell'anticristo. Cosa dobbiamo fare? Non ci viene forse in testa, non ci salta forse in testa l'idea che magari, come fa Padre Livio, come ha fatto Padre Livio di Radio Maria, e come hanno fatto tutti i paraninfi vestiti da preti nella falsa Chiesa Cattolica, fanno il paro e sparo e dicono ma a me non mi conviene. Però poi la pagano, perché ora Padre Livio è lì che agogna l'Apocalisse, dal momento che si era andato a Medjugorje e si è reso conto di come è andata e come sta andando. Non ci credo che Padre Livio non sia pentito, ma non ha il coraggio, nonostante la Madonna lo spinga, chissà quanto purgatorio dovrà farsi, nonostante tutto il bene che ha fatto, lo sta perdendo, perché è entrato in compromissione col sistema, perché questo è il potere della massoneria, avere preso in mano l'agenzia potente di Roma cattolica, che ha una ramificazione che nessun governo ha nel mondo, perché il governo italiano in Brasilia, a capitale, c'ha l'ambasciata. Poi qui a Sao Paolo ci sono passato stamattina, c'è il consolato italiano, e va bene. Ma la Chiesa di Roma c'ha le parrocchie, c'ha i conventi, in tutto il mondo. Acchiappalo! Satana, acchiappalo! E governi il mondo. E questo è il corpo mistico dell'anticristo. E siccome noi non ci omologheremo mai, io ieri ho detto ai fedeli del piccolo resto brasiliano, vi prometto che noi non ci fermeremo. Qualunque cosa accada, noi siamo già vittoriosi, in vita e in morte. Mi tolgono la vita, muoio martire, che cosa cambia? Non cambia niente, si anticipa addirittura la vittoria. Resto in vita, perché tutto è in mano a Dio, resto in vita e allora romperò le scatole fino all'esaurimento loro, non mio. E queste persone ieri mi hanno detto una cosa molto interessante, tra le tante, dice, loro, per quanto stiano, loro i nemici, stiano organizzando tutte le manovre, ancora non vincono. Non possono dire vittoria, non alzano la coppa ancora. Come mai? E quando io vi parlo delle locuzioni e dico, la Madonna mi ha detto, Gesù mi ha detto, San Michele Arcangelo mi ha detto, i primi a sapere che è vero non siete voi, sono i nemici. Allora noi non ci omologhiamo, abbiamo deciso resistenza, e non è una follia, resistenza, statene come siete vacantisti e tradizionalisti nel tuo ambito, nel tuo orticello, no? E invece no, il folle Don Minutella prende l'aereo, 12 ore di volo aereo, adesso è in Brasile, poi passa lì, mette qui le sorine, farà questo, tutto in antagonismo alla falsa Chiesa, è tutto previsto da Dio. Perciò manca la prospettiva umana, ma c'è la prospettiva divina, soprannaturale. Ecco perché sabato dicevo che la mia partenza è stata come un erutto, ma io mi riferivo, senza sapere che ci sono in giro persone che zoticano, al fatto dell'eructavit cormeum, verbo bonum. A quello mi riferivo, cioè che, come dicono i mistici cistercensi, dicono che appunto l'erutto è usato da loro per indicare un'esplosione di gioia o una ispirazione divina, io così le intendevo. Poi bisogna fare i conti con persone come Cionci, ignoranti, crasse, queste persone che attaccano il teologo gastroenterologo, il 2 volte teologo del reflusso. Capite come funziona? Ecco perché Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 6, dice: non date le perle ai porci, perché si rivoltano contro di voi per sbranarvi. No? Ognuno applichi, non date le perle ai porci. Tu fai un discorso spirituale, spieghi ai fedeli del piccolo resto perché sei in missione, e poi viene Cionci e dice: date i soldini al 2 volte teologo del reflusso. Roba da matti, ricordo di nuovo le sue parole, roba da matti, oltre l'immaginario,
è ben di più dell'immaginario. Date soldini al 2 volte gastroenterologo, di nuovo, roba da matti, e lì a ridere, a prendermi in giro, a canzonarmi. Ecco. Noi la missione attualmente la portiamo avanti. E che idea ci siamo fatta in questi primi giorni? Io sono qui da giovedì sera, oggi è lunedì, poi ovviamente il tempo corre, anche per via del fuso orario si sente, io lo sento rispetto alla programmazione di Radio Domina. Non do gli appuntamenti settimanali per ovvie ragioni, comunque questa sera c'è Don Ramon che tiene la catechesi, come sapete. Poi ci sono anche una serie di appuntamenti, prego la regia di mettere i cartelli se non lo scordavo, i cartelli degli impegni di Don Ramon e Don Enrico. Dunque Don Enrico sarà a Sant'Egidio alla Vibrata in Abruzzo, invece Don Ramon sarà sabato 17 a Genova, domenica 18 a Milano, lunedì 19 in Friuli Venezia Giulia, martedì 20 in Veneto. La Casa Betania riapre in Piemonte, e poi come vedete dal riquadro in basso alla mia destra siamo a 43 giorni di lavori al piccolo tavolo, perché mentre in giro ci sono chiacchieroni, no, che fanno solo fumo, peraltro da ignoranti molte volte, da incompetenti, Don Minutella è di parola e va ai fatti. Ecco, tutta questa meditazione, mentre ripeto che potete chiamare cliccando a WhatsApp, chiamando con WhatsApp o Telegram, non c'è alcun costo, se chiamate su WhatsApp e Telegram non c'è alcun costo. Dicevo che, per concludere, volevo dirvi, ecco, il titolo di oggi era abbastanza roboante, ma un po' ci siamo, abbiamo un po' in qualche modo sviluppato questo tema. Ecco, prego la regia di mettere in onda il titolo: Amoris Laetitia, Pachamama, Abu Dhabi, fiducia supplicans, 2 punti, roba superata? No, punto esclamativo. Il no siamo noi, 4 gatti, siamo lì a dire no, perché per il resto Iunacum e tutti gli altri hanno deciso di far credere che tutto è superato. Chi ha occhi per vedere vede, per esempio. Il cardinale creato da Bergoglio, l'influencer pro LGBTQ+, omosessualista, cardinale Timothy Ratcliffe, domenicano, ha tenuto la conferenza introduttiva, la meditazione introduttiva ai cardinali del Concistoro, ma contestualmente ha rilasciato un'intervista a un giornale, credo britannico, nel quale concretamente dice di essere del tutto favorevole e d'accordo, è solo questione di tempo, all'ordinazione delle donne, non solo diaconesse ma anche sacerdotesse, ai matrimoni gay. Sicuramente, ha detto lui, so di un papa che è sicuramente stato gay. Ecco, questo è il cardinale. Allora, uno che riflette dice: ma il papa dov'è? Il papa del cambiamento, il papa santo, perché non si ha idea di come lo stanno ipostatizzando Papa Leone, il papa che recupera la tradizione, il papa che volta pagina, dov'è? È accerchiato e non può parlare, e allora che ci sta a fare? Il fatto è che, come noi sosteniamo, e abbiamo le prove, Prevost è complice di questo progetto. Il Concistore è stata la cartina al tornasole per dimostrare che loro portano avanti senza difficoltà il loro piano di distruzione del cattolicesimo romano. E allora noi non ci stiamo, perché se questa Chiesa fosse la vera Chiesa, noi saremmo subito i primi a correre a Roma. Se ci fosse stata la condanna di Amoris Laetitia, di Abu Dhabi, di Pachamama, di fiducia supplicans, noi saremmo lì a chiedere al Signore: aiutaci a rientrare da dove siamo usciti, perché adesso le cose sono cambiate. Ma non c'è una sola sillaba di condanna, una sola virgola di condanna di queste cose qui. Come si fa a dire che Papa Leone è il Papa che cambia le cose? Come fa Cionci a tenere la gente nell'inganno facendo loro credere che è il forse Papa, il Papa Leon Forse, capito? È tutta una, intorno alla Magna Questio, che ha il sapore dell'Apocalisse, è tutta una roba sempre più chiara. E a me mi è colpito che una persona ieri mi ha detto, una persona del Brasile che ho conosciuto qui per la prima volta, anziana anche questa persona, lei è il Papa, ci siete testimoni. E poi, quando stava finendo l'incontro, sono quelle persone che pane al pane, vino al vino, che vogliono che le cose vengano chiarite,
Questa persona che io ho conosciuta qui, del piccolo resto, ha detto agli altri: è bene sapere che siamo l'ha detto lei, siete voi testimoni presenti, bene sapere che noi siamo in presenza di chi custodisce la fede cattolica nel mondo. Guardate, io vi dico questo, a conti fatti, chi è che sta custodendo la fede cattolica? Io mi sto sforzando, poi quando il Signore vorrà interverrà Lui nei modi, nelle maniere che stabilisce come questo debba avvenire. Io sono qui, è un atto di fede il mio. E voi, parlo del team che mi accompagna, mi aiutate tenendo il morale alto, sempre, tutti i giorni. Doveste mettere il vostro io sotto i piedi, che stiate male fisicamente, moralmente, psicologicamente, vincetevi. Dobbiamo tenere il morale alto perché abbiamo tutto il sistema contro. C'è l'indifferenza della... Io stamattina passeggiavo per Avenida Paulista, la via principale, non avete idea, per chi non lo sa, di che cosa sia San Paolo. Io nell'albergo dove sto ho chiesto l'ultimo piano per la panoramica, perché mi viene meglio attuffarmi in piscina. Lo dico per la madama di Ostia. Gente, capito? Pazienza, preghiamo per loro. Poi lo dicevo poco fa. Allora vedo la città, di giorno colpisce, ma la sera sono tutti questi grattacieli che si illuminano. Cioè uno decanta tanto New York, lo skyline di New York, va bene, ma mica è che qui siamo in Brasile, allora ci deve essere sempre come i francesi, che sono sempre, vabbè. Allora, ma San Paolo è una città incredibile, vista dal 28° piano, una città incredibile, semplicemente incredibile, cosmopolita. C'è il quartiere giapponese, c'è il quartiere italiano, c'è tutte le caratteristiche somatiche del pianeta sono a San Paolo. E io stamattina passeggiavo per Avenida Paulista e dicevo: Signore, guarda quanta gente. La maggior parte della gente però è indifferente a tutta questa faccenda che c'è nella Chiesa. Non ne sanno neanche niente. Poi ci sono quelli che lo sanno e hanno deciso di far finta niente, i paraninfi. E poi ci siamo noi. C'è il piccolo resto, di cui Dio si sta fidando, che la Madonna a Don Stefano Gobbi, visto che l'abbiamo citato poc'anzi, ha detto: il piccolo resto procederà nella sofferenza, nella speranza e nella preghiera, però nella sofferenza, perché noi lo vediamo. E allora noi che siamo qui in missione, dove non abbiamo garanzie, e i giorni potrebbero passare così apparentemente inutili, molte volte l'agire di Dio passa attraverso questa apparente inutilità. È un messaggio che in diretta sto lanciando al mio team. E attenzione, lo dico soprattutto ai giovani seminaristi che mi affiancano, ho deciso di darlo in diretta questo messaggio per accreditare la solennità di quello che dico. Attenzione a non equivocare l'apparente inutilità con una sorta di relax e di, come dire, rilassamento, appunto. No, proprio dove i giorni appaiono così, dovete intensificare la preghiera. A Palermo, in Sicilia, a Carini, a Piccolanza dite 3 rosari e qui ve ne dite 5. Ve ne andate in camera, vi mettete come faccio io, facevo e faccio qualche volta io, ai piedi del letto in ginocchio, e fate l'adorazione eucaristica, fate lettura spirituale. Cioè non è inutile, umanamente sembra inutile, e tutto si potrebbe concludere con questa apparente inutilità, ma non è inutile, perché è opera di Dio, perché noi sappiamo che la Madonna è con noi, perché è possibile che non ci sia la risposta che ci attendiamo, né ora e neanche domani, è possibile. Del resto c'è tutto un sistema contro, nessuno ci ha annunciato qui, nessuno sa chi siamo noi, nessuno sa che noi ci siamo e chi siamo. Quindi come possiamo pensare? Dovremmo andare per le strade a farlo, ma non possiamo, ci arrestano. Ci riuniamo negli hotel, con la piscina, per cercare di venire incontro a chi ci crede, a chi ha avuto la grazia di ascoltarmi e mi segue da anni, e così sono venute un paio di formichine. Le formichine del Brasile sono venute ieri all'incontro, mentre Cionci sorrideva da fatuo nei confronti del sottoscritto, mostrando tutto il suo carattere approssimativo e ignorante. Questa è la situazione, figlio di casa. Se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e mi serve. Eppure io, parlo di me, non smetto di essere nella gioia, una cosa impressionante.
Io sono in Brasile adesso, mi girerò, mi muoverò, se voi mi aiutate io posso portare avanti questa missione, vi chiedo l'aiuto spirituale con la preghiera per me, perché io prenda le decisioni giuste e perché Dio si serva di noi per diffondere il messaggio. Comunque sia, il seme sempre viene gettato. Alla fine, stamattina pensavo e ho concluso che San Massimiliano Maria Kolbe, quando è stato più volte in Giappone, poi dopo è rientrato perché il superiore l'ha chiamato nel 1937, se non ricordo male. Lui era andato, insomma, un paio d'anni, sì, ha trovato la casa perché aveva la garanzia della chiesa dalla sua parte, ha lasciato un paio di frati lì, ma insomma sostanzialmente non è che questa missione, pensate, ci sono terre di antica missionarietà come il Giappone che deludono, la Cina, il sud-est asiatico anche un po'. E oggi questa situazione che San Massimiliano Maria Kolbe ha trovato in Giappone la si trova in tutto il mondo, perché si passa dall'indifferenza alla complicità nell'eresia, non c'è alternativa. O la gente è indifferente o quella che si dice cattolica esalta, osanna, idolatra e canonizza Papa Francesco, la chiesa del todos, todos, todos. Col cardinale Radcliffe che va a fare la relazione davanti a Papa Leone, ho notato una cosa che mi ha sconvolto quasi, però per fortuna solo la verità. C'era il tavolo, come le voleva Bergoglio, la coreografia è identica, ma non è questo che mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto che Prevost arriva verso la fine, ci sono già i cardinali seduti, un paio si alzano, altri no, perché lui non ha niente di differente dagli altri e loro lo sanno. Forse pensavano di non essere in quel momento ripresi. Si vede il cardinale, quello salesiano, questo sta diventando molto potente in Vaticano, Artime, non mi ricordo come si chiama, si vede il cardinale Grech, sono tutti seduti attorno a Prevost, capito? Mi ha fatto molto specie questo, perché quando arrivava il Papa, i cardinali... Allora, io mi ricordo, feci il servizio liturgico a Palermo quando venne Giovanni Paolo II, ebbi questa grazia di tenere il messale, ebbi la grazia, non lo scorderò più tutta la vita, mi commuovo ancora a distanza di anni a ricordarlo, quando passò Giovanni Paolo II e c'erano il cardinale Martini, pensate un po' ieri in mezzo a loro, il cardinale Martini, il cardinale Ruini, il cardinale Pappalardo, non so se mi segue, Martini, Ruini, nel bene o nel male, Martini, Ruini e Pappalardo. Stavano parlando tra di loro, vicino alla sacrestia, da cardinali, non so cosa si dicessero, qualcuno era anche di spalle, esce il Papa, io tenevo il messale, quindi ero lì, io tenevo il messale, il Papa esce, già strisciava i piedi, non li alzava più i piedi Giovanni Paolo II, li muoveva così, muovendo, e teneva il pastorale che serviva per appoggiarsi, fu come un bastone per lui per molto tempo. Senza che facessero chissà quale, perché eravamo negli spogliatoi dello stadio di Palermo, il Papa avanza e uno dei cerimonieri va 4-4 dai 3 cardinali a far segnale che sta arrivando il Papa. Guardate che scena, subito hanno smesso di parlare, Martini, Ruini e Pappalardo, passa il Papa e loro tolgono, si chiama lo zucchetto, primo segno di rispetto, togliere lo zucchetto, e si inchinano. E si sono inchinati. Voi andate a guardare, si vede Prevost che arriva come un uomo qualunque con la carpetta, perché adesso è questo lo stile, no? È lo stile del Papa dissacratore come Bergoglio, dissacrato come Prevost, dove non c'è più nessun accenno, nonostante tutti i paramenti e le cose, lo stile ormai è informale. Lui arriva con la sua carpetta da solo, e si vede che arriva e un paio di cardinali seduti erano e seduti sono rimasti. Questo dovrebbe dare il segno della situazione. E così, miei cari, allora noi andiamo avanti. La situazione non viene superata fin tanto che non c'è una correzione formale, che non c'è, non ci sarà, perché quella è la chiesa di Satana, quando Dio vorrà in un istante sarà distrutta come il gigante coi piedi d'argilla. Noi intanto, come il profeta Daniele, ce ne stiamo nella fossa dei leoni, voglio dire, in riferimento al caldo che qui c'è, che a me piace, a tanti no, però io mi devo preparare, perché da un giorno all'altro posso ritornare al freddo, magari non quello europeo, ma che ne so, poniamo quello statunitense, sto portando un esempio, il mio team si tenga pronto a qualunque evenienza. Adesso vediamo se ci riusciamo a un paio di telefonate. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, no? Sempre sia lodato. Chi parla? Pioniere
Marco di Genova con Barbara, moglie sentinella Latte. Ecco, tanta benedizione, miei cari, da Genova. Grazie, abbiamo tanto bisogno. Senti, no, volevo leggere, se possibile, la preghiera per il leone di Maria che viene dai sacerdoti messicani. Sì, sì. Grazie. Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, ti supplichiamo di coprire col tuo preziosissimo sangue il leone di Maria, tuo servo fedele. Donagli forza nella battaglia, sapienza per guidare il tuo gregge e consolalo con la certezza del tuo amore. Che lo Spirito Santo sia la sua luce e la Santissima Vergine lo protegga sotto il suo manto immacolato. Attraverso la sua missione risplenda nel mondo la verità, si restauri la fede e trionfi il cuore immacolato di Maria. Amen. Io questo lo dico all'inizio di tutti i rosari che diciamo. Bene, bene. Grazie, miei cari. Tanta benedizione. Uniti in preghiera, mio caro. Che bella questa telefonata di preghiera per il leone di Maria. Fatelo, insistete col Signore perché questa missione qui in America Latina produca i frutti. Anche io al Signore l'ho detto ieri sera, affacciato sul panorama di San Paolo, 25 milioni di abitanti con immensi grattacieli. Signore, io sono esigente con te. Mamma mia, Signore, io sono esigente con te. Voglio più frutti, non per me, ma per l'opera, naturalmente, per la salvaguardia della fede cattolica. Chi lo sa cosa il Signore prepara. Pronto? 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 Sia lodato Gesù Cristo, Padre. Sempre sia lodato. Chi parla? Nando da Napoli. Ecco, Nando, eccoci. Io avrei voluto invitarvi a tutti quanti noi ad ascoltare l'invito dell'esimio Papa Bianco nel foraggiare la vostra opera, e poi si è ritorto addirittura contro. C'è stato un cortocircuito, non ho capito se... Sì, si sente male, sì. Si sentiva male a un certo punto, va bene, sì. Vabbè, preghiamo, ecco, cerchiamo sempre di gestire gli eventi della giornata. Tra l'altro oggi è lunedì, inizia una nuova settimana, quindi aggrediamola con la corona del rosario in mano. Non stancatevi di pregare, cari figlioli, non stancatevi di pregare. La preghiera deve essere continua. Continua significa sempre le formule, perché dice Sant'Ambrogio non si prega sino ad arrivare al tedio. Ci sono delle pause che bisogna concedere, ma pregare continuamente significa il cuore e la mente sempre rivolti a Dio. Pronto? Pronto? Sono Ugo da Lucca. Ecco Ugo da Lucca, sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato. Marito di Sabrina Negretti. Ecco, che bello Ugo, sì. Siamo andati in Francia nel 2018. Sì, mi ricordo di te. Non passi inosservato, Ugo. Va bene. Buon apostolato. Grazie Ugo. Ave Maria. Ave Maria, grazie di cuore. Grazie. Uniti in preghiera, miei cari, uniti in preghiera. Ecco, grazie di questa telefonata. Ripeto, abbiate contezza che chiamando su Telegram o su WhatsApp non si paga, non c'è nessun costo aggiuntivo. Pronto? Cascata la linea. Pronto? Sì, non si sente molto. Chi parla? Ma il microfono è attivato. Non si sente. Non si sente, vabbè, pazienza. Bene, vediamo se ne arriva un'altra, altrimenti per oggi chiudiamo. Vi ricordo questa sera alle 21 il punto di Don Ramon giù la testa, e io difficilmente potrò tenere le catechesi serali, almeno in questa prima fase, un po' più di, diciamo, perlustrazione territoriale, quindi avete pazienza con me. Pronto? Ecco, va bene, allora su tutti voi la santa benedizione del Signore, augurandovi il resto, il prosieguo della giornata serena, nella
volontà di Dio, ritroviamoci figlioli cari tutti insieme nel Santo Rosario. Quando preghiamo il Rosario è come se fossimo tutti gli uni accanto agli altri, il piccolo resto. E su tutti voi, miei cari figlioli, la santa benedizione del Signore per intercessione del cuore immacolato di Maria, Regina del Rosario, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.